Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Siccome mi chiedete spesso di presentare apparecchi nuovi, qualche apparecchio ogni tanto mi capita e ve lo propongo, vi vorrei proporre questo. Si vede male perché ci sono riflessi, comunque questo qui è un tester, un multimetro, oltretutto piuttosto preciso, e fa anche, diciamo, come multimetro le funzioni di frequenzimetro, un po' come fanno tutte, di capacimetro, ma quello che è più bello è un bel cercacavi che funziona sia con il metodo della ricerca dei cavi sotto tensione, ma rispetto a tanti altri apparecchi, io ce n'avevo già un altro, che lavorano veramente a pochi centimetri, sicché il cavo lo individuate se non è molto profondo anche nel muro. Questo lavora a parecchia distanza. Inoltre ha un altro sistema molto valido, che lui emette una sua frequenza, c'è il trasmettitore che attaccherete al cavo e il ricevitore che poi lo tenete in mano e vi dice il segnale, quanta quantità di segnale c'è, insomma poi lo vedete nel video e non sono così bravo poi a spiegare, e torna comodo per la localizzazione di qualsiasi cavo. Oltretutto vi dice anche se un cavo in un punto è in cortocircuito, nel muro per esempio, nel gargozzo del muro, se è in cortocircuito oppure se è interrotto, e andate alla fine a localizzare proprio quel cavo lì. Io l'ho provato, ripeto, ne avevo un altro ma non era valido come questo. Questo qui è molto valido, ve lo presento volentieri e penso che sia utile specialmente agli elettricisti o chi lavora spesso con i fili e le deve cercare, e penso che sia una cosa utile anche ovviamente per chi è lobbista che lo vuole tenere in garage e che ogni tanto fa manutenzione a casa sua. Sicché continuate a vedere questo video e vedete cosa vi combino con quell'apparecchio. Allora, come si presenta l'apparecchio una volta che vi arriva? Ripeto, io non c'ho da fare una televendita, io ve lo faccio vedere come mi è arrivato, in maniera che potete avere un'idea anche di quello che vi arriva. Se vi arriva in maniera diversa ovviamente potete anche contestare se manca qualcosa. Comunque vi arriva ovviamente dentro un'altra scatola. Quando l'aprite trovate questa scatola qui che lo contiene. Una volta aperta la scatola che lo contiene vi trovate di fronte a una bella valigetta, che è questa qui. Eccola qua, la valigetta è rigida, è una valigetta che contiene, diciamo, tutto, con la sua maniglia, è bellina a dire la verità, e la sua cerniera. Ci abbiamo una cerniera qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Poi l'aprite e trovate dentro, diciamo, l'apparecchio. Ora io questi cavi sono a giro, in realtà quando arrivano sono, perché l'ho già provato ovviamente, quando arrivano sono tutti fascettati a modino, bellini. Le istruzioni che sono in inglese anche, poi la lingua dell'apparecchio è anche in italiano, fra parentesi. Comunque qui ci sono le istruzioni in cinese e in inglese, chi le vuole leggere in cinese lo può fare se è bravo, se no ci sono in inglese, sono piuttosto intuitivi. Ci abbiamo un picchettino che è questo, che servirà per alcune misure all'esterno. Quando testate cavi, questo lo potete piantare nel terreno come è spiegato sulle istruzioni. Spesso non serve. Poi ci avete due apparecchi, questo è il trasmettitore, questo è il ricevitore, che dopo guardiamo insieme ovviamente come si accendono e come funziona. Poi dentro questa retina con la cerniera ci avete una coppia di cavi del tester, così prendete nota che non vi manchi nulla se lo dovreste prendere. Un'altra bella coppia con dei bei coccodrilloni che serve per la parte della misura dei cavi, dove andiamo a cercare cavi e localizzare cavi. E poi abbiamo il cavettino per la ricarica, abbiamo questo accessorio qui che è importantissimo, non lo perdete ovviamente, che serve per la rete LAN, praticamente per testare i cavi di rete, e avete anche già un pezzettino di cavo di rete cablato che può servire per collegare lo strumento
alla presa che avete magari in casa. Questo è tutto quanto, diciamo, vi arriva insieme con lo strumento. Questa è una bella borsa rigida, ecco, fa comodo, e uno ci ripone tutto dentro, separando i cavi dopo, ovviamente, e le altre cose. Io sono un po' rozzo a metterle dentro, abbiate pazienza. Separando i cavi dallo strumento, ci potete mettere anche questo, sta qui dentro, e gli strumenti li rimettete qua e ve li potete portare a giro, diciamo, in tutta tranquillità. Ripeto, non c'ho da fare, non c'ho da venderlo, io non ci guadagno a venderlo, ve l'ho fatto vedere perché è un apparecchio interessante. Allora vi mostro il prodotto, si accende, qui abbiamo la funzione localizzatore e semplicemente come funzione di localizzatore possiamo o accenderlo, vedete va su on e dice che sta trasmettendo, e poi con questo tasto qui possiamo regolare la potenza, diciamo, di uscita. Con quest'altro tasto qui potremo regolare il codice che lui emette, perché potrebbe lavorare con diversi, diciamo, ricevitori, di solito su A. Poi tornando indietro invece possiamo avere la funzione di multimetro. Questa è la funzione di multimetro classica, lo proviamo dopo, però lo proviamo sommariamente perché insomma è un multimetro. E se vedete già vi dice che qui è messo in questo momento in volte DC, e lui ci dice che le boccoline, che i puntali vanno attaccati qui, cioè a queste due diciamo connettori qui, ce lo dice proprio lui. Se scendiamo, sempre come volt ci dice che vanno attaccati lì, come milliamperometro ovviamente ci dice che vanno messe qui accanto, fra qui e qui, sicché ci dà le indicazioni anche, diciamo, proprio per chi non è pratico. E la stessa cosa quando scendiamo per le altre misure, ci dice dove collegare i puntali. Come misure chiaramente fa volte in continua, volte in alternata, quelle classiche di un multimetro. Fa milliamperometro e amperometro ovviamente, ohmmetro, il prova diodi o prova anche ovviamente transistor, fa la funzione di cicalino, fa da capacimetro e da frequenzimetro, sicché diciamo anche come multimetro mi sembra abbastanza completo, e c'ha anche diverse cifre in maniera che è abbastanza preciso anche con i decimali. La precisione è circa su tensione continua lo 0,5% e su alternata, se non mi sbaglio, lo 0,8%, sicché una discreta precisione. Poi qua testa i cavi di rete, dopo se ne prova un paio. Danno un accessorio in dotazione per i cavi di rete che l'ho già perso sul banco, lo cerco, eccolo qua. Questo è praticamente da attaccare all'altra estremità del cavo di rete. Il cavo di rete si inserisce qui e l'altra estremità che è libera ci va attaccato questo, e lui ci dice se un cavo di rete funziona, dopo si prova e diciamo se è in corto o se è interrotto e compagnia cantante. La lingua è anche in italiano, possiamo regolare luminosità e diciamo dopo quanti minuti vogliamo che si spenga, e tutte le impostazioni che le possiamo regolare entro certi limiti come ci pare a noi. Io l'ho messo in italiano, che così almeno diciamo si parla come si mangia. Proviamo qualche funzione. I puntali con i coccodrilli per il tester dei cavi vanno attaccati qui. Poi abbiamo anche un LED, volendo, che si accende, vediamo se riesco. Eccolo qua, si è acceso. Lo spengo, che può servire per illuminare, e qua abbiamo la presa per la ricarica. I puntali
da usare come per il test dei cavi. Ci danno questi bei coccodrilloni qui, con ovviamente le sue bananine, e per come multimetro ovviamente ci danno i cavi da multimetro classici. In più danno questo bel accessorino qui, questo picchetto qui, vedete qui c'ha la punta e qua serve per piantarlo nel terreno, che per alcune misure, per il test di cavi che si fanno all'esterno, questo si può piantare nel terreno per avere una terra. La parte ricevitore, questa è ancora più semplice. Quando si accende si pone in automatico per ricevere direttamente quello che trasmette il nostro trasmettitore, appunto, per la ricerca dei cavi. Qua viene indicato il livello del segnale e possiamo a quel punto lì spostarci e metterlo in manuale, in maniera che possiamo anche regolare la sensibilità del ricevitore, e poi spostandolo ancora, eccolo, sta già rilevando i cavi sotto tensione che sono sotto il banco, e in questa maniera qui abbiamo la possibilità NCV di rilevare i cavi sotto tensione. Lui al massimo, quando è al massimo, rileva già i cavi che sono praticamente, che vanno a passare abbastanza lontani sotto il tavolo e delle apparecchiature che sono vicino, perché è molto sensibile questo qui. Dopo lo vediamo insieme. Ecco, questo qui diciamo sono tutte le funzioni del ricevitore, che è semplicissimo. Anche lui in cima c'ha un LED che si può accendere, e qua ci sono due LED, vediamo se riesco a farveli vedere. Allora, questi LED qui lampeggiano quando riceve il segnale del localizzatore. Ora ovviamente il localizzatore l'ho messo vicinissimo, anche senza cavi lo riceve lo stesso. Se io lo tolgo di mezzo, e lui ovviamente si spenge. Che abbiamo anche i ledini che ci indicano tipo metal detector, tipo contatore Geiger, quando ci avviciniamo ai cavi. Oltre ovviamente a, se vedete, l'indicatore. Madonna, questi riflessi fanno di quelli schermi lucidi. Ora siamo a così vicino 590, ovviamente se io lo allontano si va a 0. Insomma, la funzione è questa, è molto pratica, dopo si vede insieme. Allora collegherò i cavi a quelle due boccoline che vedete sono già scoperte. I cavi passano da questo tubo qui e vanno all'amplificatore praticamente, e noi dobbiamo individuare dove arrivano. Allora qui c'è un po' di caos ovviamente, perché ci passano altri cavi sempre di bassa frequenza, e questo è importante in maniera che si riesce poi a vedere se si individuano. I cavi che vanno all'amplificatore sono questi, uno è questo e uno è questo qui. Vediamo se riusciamo a individuare. Questo è l'amplificatore mixer, che praticamente mi va a quelle casse che ho sotto il banco, che ogni tanto ci ascolto qualcosa, così possiamo vedere se riesco a individuare i cavi. Sfrutto la funzione localizzatore e i coccodrilli li ho collegati ai fili che poi vanno laggiù all'amplificatore. Scusate se si muove, ma non ho la mano stabile. Allora, qui ci sono due tubi che portano corrente, e questo è il tubo che porta semplicemente i fili della bassa tensione con i fili degli altoparlanti, praticamente dei cavi delle casse che vanno all'amplificatore. Se io tocco questi altri due tubi non c'è niente. Se io mi avvicino all'altro tubo, come vedete suona e indica, vediamo se suona anche così, se si vede, e si vede un numero che è circa 80, 70. Ora vado in su, guardiamo. Scusate la confusione che c'è qui. Questo è un tubo di corrente, non dà niente. Se io l'avvicino a questo tubo qui, che è quello dove passano i cavi, segna. I cavi, come vi ho detto, vediamo un attimino, i cavi come vi ho detto sono questi due
ripeto, scusate il caos. Se io tocco questo, ovviamente per accoppiamento capacitivo ci sta che suoni lo stesso, però nonostante i fili vadano insieme, come vedete qui non suona, e qui ho individuato esattamente il cavo che mi va a portare il segnale, sicché può essere utilissimo per fare questi lavori qui. Ora considerate che voglio dire, passa attraverso tutto il laboratorio, da una parte all'altra del laboratorio. Il laboratorio è lungo 8 metri, ci sono le salite, le discese, sicché sono tanti metri di filo insieme con altri cavi, e ve lo rifaccio vedere, riesce praticamente a individuare il cavo giusto, che è questo qui. Sicché penso che ci siamo, che sia molto valido. Spero che si veda bene. Ora è impostato come NCV per rilevare praticamente i cavi sotto tensione, e guardiamo come funziona. Questo ovviamente è un cavo, un tubo che porta corrente. Qui ci sono degli interruttori, sotto ci sono delle prese. Ovviamente anche questo è un apparecchiettino, non so se si vede bene, è un apparecchiettino della Fluke, sicché non è l'ultimo arrivato, però come vedete, per andare a vedere che si accenda bisogna praticamente andare a toccare quasi il tubo, e sicché non è adatto per ricercare magari il tubo o il filo, ma non per rilevare magari dentro il muro a che profondità può essere, a meno che non sia proprio lì vicino. Vedete, si accende, ma si accende abbastanza, diciamo, vicino, molto vicino direi. Mentre quest'altro apparecchio, basta che, vedete, qua riesce già a rilevarlo, sicché, vedete, siamo già a fondo scala, e qui siamo abbastanza lontani. Vediamo se riesco a farvi capire la distanza. Già a questa distanza inizia, ecco, e siamo lontani, siamo a 25-30 cm, sicché se fosse un tubo, un cavo, diciamo, dentro il muro, si riesce bene a individuarlo. Poi ovviamente, come avevo fatto vedere, di qua si può regolare la sensibilità. Ora l'ho calata, ora bisogna chiaramente andare più vicino, però a sensibilità massima si riesce a rilevare un filo a 25-30 cm dentro il muro. Ho simulato un'interruzione del cavo e ora vediamo se lui riesce a riconoscerla. Ovviamente lo strumento è parecchio vicino, sicché ho dovuto ridurre la sensibilità, però vediamo se riesce lo stesso, non è detto, E qui, passato, diciamo, l'interruzione, lui non riconosce più. Sicché anche questa cosa qui, diciamo, può essere utile per vedere se c'è un filo interrotto nel muro. Ovviamente se il filo fosse tranciato del tutto come ora, a ragione veduta, lavorerebbe anche di più. Ecco fatto. Ora vediamo che lui rileva anche ci fosse un cortocircuito nei cavi. Ora io a questo punto ho messo un cortocircuito ai cavi praticamente. Mettiamo che c'è un cavo sotto traccia che è stato inchiodato in qualche maniera, o è andato un cortocircuito perché magari in quel punto lì c'era una giunta fatta male, che ne so, che non andrebbe fatta. Ovviamente mettiamo in un gargozzo, qualcuno abbia fatto una giunta a urlo di lupo col nastro, sia andata in corto per qualche motivo, e ovviamente se noi accendiamo il nostro interruttore salta la corrente, ma non sappiamo in che punto della traccia e in che punto del muro c'è il cortocircuito, e in questa maniera credo che la possiamo
rilevare. Vediamo un attimino. Lui sta andando, ovviamente poi si può regolare la sensibilità, e ecco fatto, qui c'è il cortocircuito, lui ha smesso di suonare, sicché noi, seguendo la tracciatura del cavo dall'esterno, qui siamo praticamente già a 4 dita, sicché sotto traccia, qui siamo a 4 dita, sicché nel muro ovviamente è già messo bene sotto traccia, diciamo, nel muro stesso di Foratini, e sicché qui non suona e qua suona, come sicché possiamo andare a spaccare nel punto che diciamo ci indica, e probabilmente troviamo, sicuramente, anzi troviamo il filo in cortocircuito in quel punto lì. Ovviamente se aumentiamo la sensibilità, invece che 4 dita, qui siamo a 20 cm, e se io lo sposto dove il filo è sano, ovviamente suona, e come vado in là smette di suonare, sicché, e qua ripeto siamo a circa 20 cm. Poi gli dà, voglio dire, anche la mia mano che si avvicina, fa diciamo da conduttore di radiofrequenza, perché lavora in radiofrequenza ovviamente questo apparecchio qui. Comunque è molto, veramente molto comodo e molto sensibile. Non so se la videocamera lo fa vedere bene, comunque l'apparecchio l'ho collegato all'oscilloscopio, dà una serie di impulsi di una bella ampiezza, sono circa 35 volte picco picco, e la frequenza oscilla fra 125 kHz e 140 circa. Insomma è un bel segnale che va a circolare dentro i nostri fili per essere rilevato. Facciamo una rapida prova come multimetro, mi sembra piuttosto preciso. Non ho voglia di togliere, diciamo, l'HP dal suo posto, sicché lo tengo io il multimetro piccolino. Comunque qui stiamo misurando un volt è 0013, che oscilla, l'ultima cifra ve l'ho spiegato tante volte, è normale. L'altro fa un volt è 00026, sicché diciamo da 13 a 2, perché dopo vedete un volt 000, un volt 001, praticamente è piuttosto preciso. Proviamo 11 volt, 11 volt è 016, 11 volt è 002, sicché direi che ci siamo. Anche come precisione è una precisione dello 0,5%, sicché è piuttosto valida. Proviamo un attimino, per esempio 19 volt, 19003 e 19020, sicché diciamo rientra nelle tolleranze, anche come tensione va benissimo. Ora proviamo a misurare una tensione alternata. Ora stiamo misurando una tensione alternata di 1 volt e direi che ci siamo. Vediamo una tensione superiore, 10 volt, e praticamente l'HP segna 9,990, cioè prende 10 volte anche lui. Rientra. Ora stiamo lavorando con circa 100 volt, 108 volt uno e quell'altro a 108 volt lo stesso, sicché come precisione direi che ci siamo. Facciamo una misura di capacità veloce, 100 nanofarad, questo è un condensatore da circa 100 nanofarad, lo sapete, hanno una tolleranza, e infatti 100 nanofarad. Prendiamo un condensatore da 100 microfarad invece, e anche lui, se tutto va bene, lo misura. Ci pensa un attimino ovviamente e poi andrà a fare la sua misura, è 118 microfarad. Si può prendere anche una resistenza e vedere. Spostiamo sulla misura delle resistenze. Questa è una resistenza da 1 mega ohm, infatti 1,0 mega ohm.
una resistenza invece da circa 2,2 kΩ. Ora ovviamente come multimetro eccolo qua, 2,174 kΩ. Vediamo con una resistenza da 10 ohm quel che dice. Ecco qua, una resistenza da 8,2 ohm. 8,2 ohm lo segna veramente in chiaro, sicché qui 7,92, chiaramente ci sono delle tolleranze sulle resistenze. Anche come multimetro avete visto fra parentesi che ha parecchie cifre e ha una precisione, vi dicevo, dello 0,5%, sicché è molto buona. Poi ora non faccio vedere 200.000 misure perché insomma è un multimetro, cioè la misura dei diodi. Se si va a misurare un diodo, un attimo, da una parte ovviamente non segna e dall'altra mi dà la caduta di tensione del diodo stesso. Ecco qua, 0,6 volt classico per un diodo al silicio. Comunque ripeto, è un multimetro, è anche preciso come multimetro, sicché fa anche da funzione, diciamo, di multimetro. Il cicalino è che dovrebbe suonare, eccolo qua. Vi faccio vedere una misura un attimo di frequenza e poi la stoppiamo. Allora anche qui per le frequenze è molto chiaro, qui siamo in kHz, siamo a 1 kHz e lo segna bene. Vediamo un attimino di impostare un'altra frequenza, mettiamo 100 Hz, anche qui la indica molto in chiaro, 100 Hz, proviamo 2 MHz, anche qua più chiaro di così si muore. Dovrebbe arrivare, se non mi sbaglio, questo a 6 MHz, sicché proviamo 6 MHz, le segna bene. Proviamo ad arrivare a 10, vediamo se arriva anche a 10 MHz. Arriva a 10 MHz, vediamo 15 MHz, siamo a 20 MHz, 30 MHz, mi sembra che vadi più su della frequenza ovviamente che dice di lavorare, sicché mi sembra che sia un ottimo apparecchio anche come multimetro. Allora ora proviamo a testare un cavo di rete. Intanto testiamo un cavo di rete dritto normale, andiamo sulla funzione cavi di rete, lui mi dice di mettere l'accessorio. Ovviamente se io mettessi l'accessorio e mi continua a segnare come se non ci fosse questo accessorio qui, vuol dire che il cavo è interrotto completamente. Ovviamente se io metto il cavo di rete qui nella sua presa ovviamente di rete, vedete, continua a non segnare assolutamente niente fino a che io non inserisco l'accessorio. Se io inserisco l'accessorio, lui mi dice che è tutto regolare, che mi dice l'1 va all'1, il 2 va al 2, il 3 va al 3, cioè perché questo è un cavo dritto ovviamente, sicché mi indica dove va a finire. Se ci fosse, diciamo, qualcosa in cortocircuito, per esempio il 2 e il 3, lui qui mi farebbe vedere una cosina in cortocircuito fra il 2 e il 3 e non mi segnerebbe da quest'altra parte in quel punto lì. Ora ovviamente io non voglio rovinare un cavo di rete per farvi vedere, però vi faccio vedere cosa segnerebbe nel punto dei cavi che sono interrotti. Ora io prendo una pinzetta e cerco di punticellare due terminali, eccoli qua. Qui mi dice, vedete, che fra il 4 e il 7 abbiamo un cortocircuito. Oppure se io mi sposto da un'altra parte, se lo trovo qui, fra l'1 e il 6 abbiamo un cortocircuito, che l'ho fatto con la pinzetta, sicché se abbiamo un cavo che c'è qualcosa che non funziona, lui me lo segna. E la stessa cosa mi dice se un cavo, voglio dire, l'ho messo male, l'ho cablato male, o se è un cavo come questo qui, vedete è verde di colore, questo qui è un cavo incrociato, e se io lo collego mi dice che è un cavo incrociato, perché se vedete non mi dice più che l'1 va all'1, che il 2 va al 2, ma mi dice qui l'1 va al 3, il 2 va al 6
il 3 va all'1, il 4 va al 4 come deve essere, il 5 va al 5 come deve essere e il 6 arriva al 2, perché questo è un cavo nato, un cavo di rete mai incrociato che serve per altre applicazioni. Sicché anche questo qui è un accessorio piuttosto utile che ci può far comodo per testare i cavi di rete che alle volte ci possono tornare diciamo utili nella nostra rete domestica o della ditta che ci abbiamo nel nostro laboratorio, quello che vogliamo. Allora, questo piccolo video è finito, l'apparecchio ve l'ho fatto vedere, ve l'ho presentato perché lo reputavo una cosa utile, specialmente per esempio chi fa l'elettricista, secondo me è un apparecchio piuttosto utile, ma anche in casa può servire, diciamo, per tanti scopi. L'apparecchio è valido, va benissimo anche come multimetro, sicché ve lo consiglio. C'è uno sconto sotto in descrizione, andate a vedere, c'è il link con lo sconto per poterlo prendere, chi gli può interessare, e sicché diciamo io la mia l'ho fatta, ogni tanto mi chiedete appunto di farvi vedere qualche cosa di nuovo e vi ho fatto vedere qualche cosa di nuovo anche questa volta. Sicché noi ci vediamo al prossimo video più tecnico, magari con una riparazione di qualche apparecchiatura elettronica, non è detto che siano amplificatori o qualche progetto nuovo. Perciò ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!